Miravar numero 8. Siamo alle Brusque e qui ci sono alcune delle barche che partecipano al ride, che, come ha detto un inglese che passava di qua, è meglio di un boat show. Allora, al pontile del Miravar abbiamo un Bay Rider 17 della Swallow Boats. Ciao Maya! Di Maya, che naviga da sola. Poi abbiamo il Rogue 15 di William, barca super invelata, progetto canadese con un armo molto personalizzato. Poi abbiamo un Pathfinder dalla Svizzera, anche questo molto personalizzato. Questo ha navigato credo alcuni mesi in Sardegna. Questo invece è un Bay Rider Expedition, sempre della Swallow Yachts. Molto bello. E qui abbiamo un gommone che non c'entra niente. E poi abbiamo una barca dalla Polonia che è la Caledonia Yawl, un progetto di Ian Outred, inglese. Double Ender, che vuol dire che ha sia la poppa che la prua, cioè la poppa fondamentalmente come la prua, è una timoneria molto particolare. Poi abbiamo il nostro Pathfinder e abbiamo qui una chicca finale, lo Scamp, anzi due chicche finali, lo Scamp che potrebbe essere la barca più piccola a navigare in questo Miravar, e invece abbiamo la canoa viola che è veramente la più piccola, super minimal. E voilà, pronti per navigare domattina. Il Bay Rider 17 è in pratica una versione più piccola del più diffuso Bay Rider 20, di cui mantiene molte delle sue caratteristiche, ma in uno scafo leggermente più piccolo. Ha un sistema di zavorra d'acqua di ben 220 kg, cioè quasi la metà del suo dislocamento, che è disposto sotto al doppio fondo, autosvuotante, e che le conferisce, quando è attivato, una grande stabilità. Risulta autoraddrizzante da 90 gradi di sbandamento. Ha un fiocco autovirante, un Code Zero, l'armo è frazionato su due alberi, bilanciato sotto fiocco e mezzana, così che è possibile ridurre molto velocemente il piano velico semplicemente ammainando la randa, in caso le condizioni lo richiedano. Il motore è un fuoribordo che è ospitato in un pozzetto dedicato. Il Rogue 15 è un microcruiser molto performante, con una lunghezza di soli 4,60 m, ma una incredibile cabina per chi volesse un riparo solido. È dotato di una zavorra liquida di 136 litri ed ha la possibilità di essere condotto anche a remi. L'armo è frazionato su due alberi autoportanti, quindi senza sartie e strallo, di cui quello a poppa è posizionato al centro del pozzetto. Bluto, cioè la barca qui mostrata, è una versione molto personalizzata del progetto originale, che include vele con stecche verticali, terzarolabili mediante avvolgimento sugli alberi in carbonio, un grande Code Zero armato su un lungo bompresso anch'esso in carbonio, motore fuoribordo elettrico. I remi sono smontabili in due pezzi per essere facilmente stivati.
così armato necessita di un grande impegno fisico e concentrazione per essere portato, ma sicuramente consente performance incredibili. Senza dubbio è la barca più veloce della flotta in molte condizioni. Pathfinder. Il Pathfinder nasce come evoluzione del più piccolo Navigator, sempre disegnato da John Welsford, ma con una disposizione degli spazi differente. Nella parte anteriore del pozzetto, al posto delle panche laterali, abbiamo una zona libera completamente piana, adatta ad allestire, una volta montata la tenda, una zona per la notte per 2 persone. La barca è spaziosa, con una notevole capacità di carico. Lo scafo ha una grande stabilità di forma, ma il fondo piatto consente comunque una limitata superficie bagnata e quindi prestazioni di tutto rispetto. Petit Hirondelle e Isfuglen hanno personalizzazioni differenti. Nell'ordine: Armour Slope più performante o frazionato più versatile. Riparo semirigido o pozzetto completamente aperto, deriva in metallo o deriva di legno, fuoribordo elettrico alloggiato sullo specchio di poppa o in un pozzetto dedicato. Entrambe le barche hanno alberi in alluminio. Il Bay Rider Expedition. Come il Bay Rider 17, anche l'Expedition nasce come evoluzione del classico Bay Rider 20, ma con l'aggiunta del comfort di una cabina resa ancora più fruibile dall'ampio tendalino che è estendibile verso poppa. L'armo è frazionato con alberi in carbonio ed è dotato del collaudato sistema di zavorra liquida, e qui è un ballast di circa 300 litri. Che quando è utilizzato consente il raddrizzamento da uno sbandamento di 90 gradi. In sintesi, un grande equilibrio tra comfort, sicurezza e prestazioni. Anche qui il motore è un fuoribordo ospitato in un pozzetto dedicato. Caledonia Yawl. Il Caledonia Yawl nasce dalla matite di Ian Oughtred con linee ispirate alle barche da pesco delle isole Shetland e con una forte aria viking, con la poppa simile alla prua, il che conferisce una robustezza elevatissima. La tecnica costruttiva è con fasciame sovrapposto incollato. Lo scafo è molto stabile e adatto ad affrontare condizioni di mare formato. La barca è anche molto adatta a essere condotta a remi, essendo predisposta con 4 scalmi e 2 panche. L'albero è di legno ed è autoportante, non essendo previste sartie né strallo. Non è previsto motore. Lo Scamp è un progetto unico e quasi incredibile. È un dinghy da crociera con uno scafo di soli 3,63 m, con soluzioni progettuali geniali. Dotato di una zavorra liquida di 78 litri, ha una deriva pivotante decentrata, cioè alloggiata lateralmente in corrispondenza di una panca, in modo da evitare l'ingombro della scassa. La tuga, che non è una cabina, ha una doppia funzione di riparo per una persona, a barca ancorata, oppure di supporto dove attaccare l'ampio tendalino per la notte che copre tutto il pozzetto, e anche come riserva di galleggiamento in caso di scuffia.
Nel fondo del pozzetto c'è spazio per una persona per sdraiarsi completamente per la notte, ma unendo le due panche è anche possibile ottenere spazio per 2 persone. Armo semplice ed efficace. Dopo lo Scamp di Welsford, ecco un'altra barca rivoluzionaria e direi senza uguali, la canoa viola di Michael Storer. Tecnicamente è una canoa, ma le sue linee d'acqua, con i volumi sapientemente distribuiti e ampi a centro scafo, la rendono particolarmente efficiente nella navigazione a vela. Al contempo è trasportabile e agile nella gestione, proprio come una canoa. Stabile, prevede diversi tipi possibili di armo a vela. Qui il più versatile di tutti, con la possibilità di prendere 3 mani di terzaroli in navigazione. La barca presente al ride era equipaggiata con un albero Boma picco in carbonio, una vela di prua aggiuntiva per le andature portanti armata su un bompresso retrattile, anch'esso in carbonio. Scafo equipaggiato con 2 svuotatori ad alta efficienza. Sempre spiaggiabile ovunque, era abbinata a una piccola tenda igloo da montare a terra per la notte. Si è rivelata velocissima e affidabile durante tutti i 7 giorni di navigazione del Miravar.